non ho ancora scattato niente a uccelli o altro. Non sono riuscito a fare qualche foto alla Zara che girava qua davanti, ma non sono riuscito ancora a vedere niente. C'era una cinciarella, ma era coperta dalle foglie, quindi non sono riuscito a prenderla. Adesso sto aspettando di capire se ritorna o se qualcuno di questi cinguetti che si sentono in sottofondo mostrino un po' il becco. Ma ancora niente, sono qui al capanno, ma mi sa che tra un po' magari ci spostiamo dentro il bosco e vediamo un pochettino se riusciamo a catturare qualcosa. È appena caduto un mallo dal noce qua davanti, ma ancora niente becchi. Vabbè, aspetteremo. E che anche questo è il bello un po' della fotografia naturalistica, della fotografia, della caccia fotografica, o come la si vuol chiamare. È bello per questo, perché devi aspettare, devi essere paziente, devi viverti il momento, non avere fretta, e per chi è ADHD come me non è semplice, è l'unico modo che ho per poter gestire queste mie difficoltà, è l'unico modo che ho per viverle bene, per viverle con gioia e serenità, quindi mi perdo le ore qui così con la macchina e aspettando il momento. Non sono un fotografo professionista, non sono un fotografo wow, super bravo, di quelli che fanno le super foto incredibili che ti fanno super emozionare o quant'altro, però scatto foto ormai da più di 10 anni, e sì, un 12-13 anni quasi, e più, sì, sì. E ho iniziato con una piccola compatta, di quelle proprio piccole di 15 anni fa, per fare le foto quando andavo in skate con i miei amici. Poi sono passato a una piccola videocamera, di quelle le Handycam, quelle che tieni con una mano, piccoline, che lì qualità pessima, e poi un giorno ho deciso di provare a fare delle foto un po' più carine, anche proprio sempre nel mondo dello skate, che era la mia passione più grande di quando ero ragazzino, e ho deciso di prendere questa, che è ancora qui con me dopo tutti questi anni. Comincio a perdere colpi, a segna qualche errore, un po' ammaccata, però mi regala ancora dei bei momenti e dei scatti belli, emozionanti. Ovviamente sono belli emozionanti per me, e qui arriva un po' la mia riflessione, che è quella di che soprattutto in questo periodo ho ripreso tantissimo a fotografare, a dedicare del tempo a questa mia passione, e che dopo lo skate è la passione più lunga che io abbia mai coltivato, e ormai ha battuto di gran lunga in anni anche quella dello skate, cosa che ormai non faccio più da diverso tempo, e nonostante ho ancora lì le mie tavole tutte, ogni tanto me le guardo e rifletto e penso ai tempi passati sulla tavola,
e appunto ho deciso di riprendere tanto a scattare, a prendermi del tempo, a studiare, approfondire, e sono contento di questa cosa perché mi ha un po' sbloccato per quanto riguarda l'idea del dover fare tutto per forza per ottenere poi un qualcosa. Quindi non faccio quella cosa se non può ridarmi indietro un qualcosa di, tra virgolette, materiale, che possa essere un ritorno economico o quant'altro. E da quando faccio questa cosa a livello fotografico sono migliorato parecchio, e almeno per quella che è la mia visione delle mie foto, perché a me piacciono, mi fanno emozionare. Oh Rosina, cosa è successo? Mi piacciono, mi fanno emozionare e le trovo belle, e non mi interessa neanche che se piacciono o meno agli altri, perché la mia passione è il mio tempo, il mio hobby e la mia arte, perché io ritengo che la fotografia sia a tutti gli effetti una forma artistica, è il mio modo di esprimermi, di raccontare, e quindi ho capito che le mie foto devono piacere a me. Poi sicuramente quando le mie foto riescono a dare qualcosa a qualcun altro ne sono contento, questo sì, essendo che io la trovo una forma d'arte molto profonda, molto forte, mi piace riuscire a raccontare tramite le mie foto delle storie o delle emozioni, un qualcosa che comunque possa anche appunto arrivare agli altri, perché fare arte per se stessi è un po' inutile, è bello condividere. L'arte va condivisa perché è l'espressione più forte che puoi avere, che sia pittura, scrittura, teatrale, qualsiasi cosa, però l'importante è condividere, e più riesci a trasmettere meglio è, sicuramente. Però principalmente i miei scatti devono piacere a me, le mie foto devono essere mie e devono essere anche un ricordo di quel momento, e quindi sto imparando tanto ad amare ciò che faccio, con pazienza, con amore, e questa cosa mi sta aiutando tanto anche nell'essere neurodivergente, perché mi sta aiutando ad affrontare tante problematiche che ho avuto negli anni riguardo a questo mio essere. E per cui invito chiunque abbia una passione, un hobby, un amore per qualcosa a condividerlo e a praticarlo, a dedicargli del tempo il più possibile, che sia anche non per professione, perché è importante ed è bello avere un qualcosa di personale, di artistico, da amare e da condividere. Ci sono un po' di uccelli, sicuramente si sentono, si sente anche il fracasso di quella bestiaccia là dietro, però ci sono un bel po' di alberi illuminati. Per cui adesso mi metto seduto, trovo un punto un po' comodo dove poter anche appoggiare le braccia, che dopo un po' comunque la vecchia cara reflex pesa, e vediamo se riesco a
catturare qualcosa. Magari mi metto a questo punto qui. Non siamo stati fortunati, per cui provo a cambiare posizione, ad entrarmi un po' di più nel bosco. Vediamo se trovo una posizione un po' più carina e magari un po' più alta, così da avere più comodità per quanto riguarda la cima degli alberi. Stiamo salendo un po', adesso forse ho trovato una bella zona perché si sentono tanto gli uccelli. La casa del picchio, qua, quest'albero qui. E niente, anche qui non sono riuscito a scattare una foto. E vabbè, il posto è comunque bello, per cui penso che mi fermerò ancora un po', non si sa mai. E magari mi sposto ancora un pochettino, giusto per trovare un posto con un po' più di luce. Tra che i cani oggi sono agitati e che ieri sono usciti poco e che adesso hanno caldo e quindi sono un po' che corrono e un po' alla fonte, stanno facendo un caos incredibile. Di solito sono tranquilli e invece oggi hanno deciso così. Per cui non è che mi stiano molto aiutando, perché non mi si poggia nulla di vicino, però vabbè, non fa niente. In realtà non vengo qui tanto per lo scatto di per sé, anche perché non ho la strumentazione adatta e vengo qui perché ogni tanto riesco a sì, catturare qualche scatto carino, magari ai cani, soprattutto Zara, che quando è in caccia, o magari qualche insetto, qualche fiore, qualche particolare qui nella natura, ma vengo qui proprio per il discorso che dicevo prima, quindi quello del riuscire a stare e a stare bene, quindi non solo lo stare nel tempo ma anche lo stare bene. Quindi sono forse più a caccia di emozioni e di sensazioni che di scatti quando vengo in questi posti, soprattutto finché non avrò la strumentazione adatta. Purtroppo non potrò condividere con voi chissà quali scatti, però continuerò a condividere il momento e l'emozione.